Buongiorno ragazzi, sto andando in montagna a trovare alcune tavole in legno e avete visto che tempo, speriamo di non beccare pioggia. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when... Ragazzi, sta piovendo e siamo vicino al lago di Iseo. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Perception's Ragazzi, ci troviamo di nuovo a Bieno. Lui è Roberto. Ciao Roberto. Ciao. Siamo venuti a trovare un pochino di assi di legno. Guardate quanta roba c'ha qui. Abbiamo anche il trattorino, così usciamo fuori a fare un giro. I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back. E qui ci sono delle grosse radici. Qua le taglia. Funziona Roberto? In che senso? Come funziona? Cioè, come si usa a tagliare questi grossi radici? Si mette il tronco sotto e poi tramite questa Si abbassa, si alza, si abbassa e si accelera. ecco, e lì scegli lo spessore da tagliare. Poi si regola Quindi tu la lo metti lama. lì e vai avanti sui binari e la lama lo tagli. Vedete qui la lama. Qua sono delle radici. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself. Bene ragazzi, abbiamo scelto questa radice e questa tavola per fare i lavori. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Nel video di oggi vi voglio far vedere alcuni passi da eseguire quando dobbiamo creare, elaborare alcuni oggetti e poi resinare. In questo video sto utilizzando una tavola di ulivo, ma potete utilizzare qualsiasi legno purché abbia alcune fessure da inserire la resina. E non potendo inserire direttamente la resina così come la tavola, ci sono alcuni passi da seguire per poter riuscire a resinarla e in questo video vedremo quali sono. Se sei nuovo, questo canale è dedicato al fai da te e anche qualche piccola recensione, quindi se non l'hai ancora fatto iscriviti e accendi le notifiche, in questo modo ti avviso quando pubblico un video nuovo. Andiamoci! Allora ragazzi, la tavola, non so se riuscite a vedere i tagli, è stata tagliata con una segheria mobile, quella grossa, e non potendo e non sapendo se è dritta o meno, lei adesso il primo passo sarà da portarla allo spessore giusto. Quindi io, non avendo l'attrezzo, dovrò portarla in falegnameria e dove la metto nella fresatrice, quella elettrica giusta, e me la fa tutta a misura. Però prima di portarla dovrò pulirla, quindi ci sono queste cose che sono da pulire per prima cosa. Allora ragazzi, per cominciare a pulire tutto quello che si sta sbriciolando qua, come questa roba,
questi. Sto utilizzando un semplice avvitatore e questi attrezzi qua che sicuramente li trovate in qualsiasi bricolage. Stai dando una mano anche tu? Va bene. Perché ho fatto un buco? Ho fatto un buco qui, sì, ho fatto un buco. Ho fatto un buco. Questo tavolo è proprio pesante. Perché lavoro? Ma perché ho fatto un buco anche qui? Così. Allora, io sto cercando di fare più possibile nella direzione del legno, quel senso qua. Allora, vi consiglio di provare i legni, quelli che si rompono è meglio tirarli via, quindi come in quel caso qua, vedo che si muove troppo, lo tiro via. Una volta che abbiamo pulita da questa parte, la giriamo, quella parte qua è meno rovinata, quindi andremo lo stesso con l'avvitatore e con gli attrezzi per pulirla, dove si riesce. Quella tavola qua diventerà un piccolo tavolino. Quei pezzi qua andranno a essere scartati e il prossimo step sarà di andare a pialarla e a farla diventare tutta allo stesso spessore. Adesso la tavola è pialata, è bella lucida e era 4,8 di spessore, sono arrivato a 4,5. Adesso ragazzi dovrò andare a prendere le misure per tagliare e scartare i pezzi che non mi servono.
Scarteremo quel pezzo qua. Papi. Ora ragazzi, come passo successivo dovremo solamente fare un po' di resina e spalmarla dappertutto. In questo modo tutti i pori e tutte le fessure si bloccano, si chiudono. Questo non permette all'aria di uscire fuori nel momento in cui facciamo la colata finale. Allora, per impregnarla tutta di resina ho fatto una stima, mi occorrerebbe sui 300 grammi di resina, quindi ho fatto un video in cui spiego le proporzioni, e quindi in questo caso aggiungo 200 grammi di componente A e facendo il conto del rapporto di impiego in teoria dovrei versare 134 grammi di componente B. Allora, questa impermeabilizzazione che sto facendo la devo fare anche sulla parte opposta. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Abbiamo visto insieme i 4 passaggi nella preparazione di questa tavola d'ulivo. Ditemi nei commenti se vi sono stato d'aiuto, se i consigli sono stati utili. Ricordati solamente di lasciare un like, iscriviti se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo lunedì prossimo con un altro video tutorial. Ciao!